Devo ringraziare soltanto voi. Il canale ha raggiunto i 500 iscritti e questa rubrica, che va avanti ogni 100 iscrizioni, è tornata con la storia dei Charlotte Hornets e delle sue divise da gara. Una squadra giovane, ma dalla storia più movimentata delle altre. Capirete perché. Se teniamo questo andazzo non posso far altro che ricordarvi di iscrivervi per mantenere questa passione e arrivare a 600. È tutto nelle vostre mani. Nel frattempo godetevi le altre due rubriche, NBA Jersey Stories e Did You Know, ma soprattutto godetevi la storia dei Charlotte Hornets. Squadra giovane, come detto, ma a differenza di tutte le altre partiamo addirittura dal 1780. Il contesto è quello della guerra di dipendenza americana. La città ovviamente è Charlotte, dove si tenevano i moti indipendentisti del North Carolina. L'antagonista, ma protagonista per noi, è il generale inglese Charles Cornwallis, interpretato peraltro da Tom Wilkinson nel film Il Patriota di Mel Gibson, che stava risalendo le due Caroline, del sud e del nord, per arrivare fino alla Virginia, dove terminerà la sua marcia. Nel mezzo vinse praticamente tutte le battaglie, tranne una, proprio a Charlotte, dove vennero accolti da fucilate improvvise. Cornwallis e i suoi uomini cercarono di rifugiarsi verso il centro della città, dove trovarono altrettanti cittadini che continuarono il lavoro. Lui con i sopravvissuti si ritirarono e la frase che disse ai suoi uomini è quella che fa cominciare la nostra storia. Scappiamo da questo nido di calabroni, o meglio, let's get out of this hornet's nest. Io sinceramente fino alla preparazione di questo video pensavo che Charlotte fosse una città popolata da molti calabroni, invece la realtà è sempre più bella. Ora è chiaro il motivo della scelta di questo nome, fatta dai cittadini di Charlotte, grazie a un contest, altrimenti il nome sarebbe stato Spirit. Comunque 208 anni dopo nascono i Charlotte Hornets, 24esima squadra entrata a far parte della NBA nell'espansione della Lega del 1988. Il logo era un po' approssimativo, ma fu rivisto subito l'anno seguente, con quello più iconico di tutti, mentre le maglie, firmate Champion, erano il primo esempio di Pine Stripes. Come raccontato nella puntata 0 di The Collection, portarono una rivoluzione sotto questo aspetto, con la maglia ovviamente bianca da casa e quella turchese da trasferta con l'inserimento, nel 94, della terza maglia di un colore misto tra il blu scuro e il viola, sempre con le righe verticali. Nel 97 a Champion subentra Starter, che mantiene lo stesso stile modificandolo un po' e secondo me peggiorandolo anche. Le due maglie rimarranno fino al 2002. Questi 14 anni furono i più alti della storia della franchigia, dove passarono giocatori come la prima scelta Larry Johnson, la seconda Alonzo Mourning, Glenn Rice, Byron Davis, ma il primo giocatore fu il più iconico e il più basso della storia NBA, Maxi Bugs, 1,60 m di velocità, che però pagava il fatto di essere nella Lega dei Giganti e non poteva essere così determinante come gli altri. Nel 96 ci fu la sliding doors della squadra, che prese al draft un certo Kobe Bryant, cedendolo subito ai Lakers per Vlade Divac. Chissà cosa sarebbe successo. Comunque fino al 2002 raggiunsero sempre i playoff. Poi, qui entriamo in una sorta di universo parallelo. La squadra entra in crisi economica a causa del Coliseum. Lo stadio, che prima era il punto di forza, adesso non era più adatto e il proprietario Sheen chiese ripetutamente alla città la costruzione di uno nuovo, però completamente a spese loro. Charlotte rifiutò anche dopo l'ultimatum di Sheen di spostare la squadra in un'altra città, cosa che mise in atto portandola a New Orleans, creando così i New Orleans Hornets, ma l'accordo del trasferimento prevede la possibilità di creare un nuovo expansion team e diventare la 30esima squadra NBA dopo essere stata anche la 24esima. Quindi, dopo 2 anni di ricerca di proprietari, rinacquero i Charlotte, stavolta Bobcats, per 10 anni con una storia tutta loro, ma nel 2012 la NBA sentenziò che i risultati sportivi dei vecchi Charlotte Hornets andavano uniti a quelli che avrebbero conseguito i Bobcats, mentre New Orleans è considerata con data di nascita nel 2002. Un bel casino. Se non è chiaro, tornate indietro e provate a riascoltarlo, perché ho fatto fatica pure io. Comunque, forse è meglio tornare alle maglie e al 2004. La lince rossa di nome e di fatto sul logo, con Reebok che in quel periodo fornisce tutta la NBA, che fa uscire 2 maglie senza pretese, bianca da casa e arancione da trasferta. Un paio di anni così, poi Adidas rivela la società Reebok e mette il suo logo sulle maglie,
mantenendo le prime due con lo stesso outfit e aggiungendo 2 alternate praticamente identiche, tranne che per Charlotte al posto di Bobcats, scritto davanti, e 2 fasce a scacchiera ai lati. Richiamo della Charlotte Motor Speedway, il famoso circuito dove viene corsa tra le altre la NASCAR. Nel 2007 alla quarta maglia viene dato giustamente un altro nome, cioè Racing, e viene leggermente differenziata dalla terza, ma non di molto per la verità. Soprattutto il logo viene schiarito verso l'arancione, colore che c'era già sulle divise, forse non se ne erano accorti. Comunque la squadra non va benissimo e la vendita delle maglie probabilmente neanche, visto che 2 anni dopo vengono reinseriti i Pinstripes, con la maglia da casa a sfondo bianco e quella da trasferta a sfondo blu-grigio, con sempre la maglia Racing identica e stavolta non viene neanche cambiato il nome davanti, ma con la solita differenza delle scacchiere. L'anno dopo vengono modificate le 2 maglie principali, con quella da trasferta che viene scurita un po', almeno per capire la differenza con la Racing, e quella da casa che viene, devo dire, migliorata, con uno stile più pulito e con le righe verticali più vistose. Nel 2011 la Racing viene sostituita da una throwback che vuole ricordare la squadra di ABA, i Carolina Cougars. Ma soprattutto quella fu una stagione storica, ma in negativo. Il peggior record di sempre di una squadra NBA lo vinsero i Bobcats nel 2011-2012 con 7 vinte e 59 perse, dovendo probabilmente ringraziare il lockout visto che la stagione è iniziata solo a fine dicembre, giocando 16 partite in meno del solito. Una tragedia. Quello era il primo anno di Kemba Walker e poi c'era un certo Michael Jordan che prima general manager e poi proprietario dal 2010 non stava riuscendo molto bene nei suoi intenti. L'anno seguente la voglia di dimenticare quell'annata si vide sia nel logo, che cambiò di nuovo e di nuovo solo nel colore, passando da arancione a grigio, mentre le maglie persero le righe e proposero uno stile più minimal. Nel 2013 Jordan prova ad approfittare del fatto che a New Orleans hanno deciso di cambiare nome con Pelicans e lasciare libero Hornets, tanto caro alla città, e fa richiesta alla Lega, richiesta accettata. Il calabrone torna a vegliare su Charlotte nel 2014 e con uno stile a metà tra passato e futuro molto accattivante. Parte una campagna di stampa, la Buzz City, che prova a ridare l'entusiasmo perso a causa delle linci. Adidas mantiene lo stile sobrio, ma stavolta azzecca i colori di tutte e 3 le maglie e la campagna sfocia l'anno seguente nella quarta maglia con le maniche corte, con scritto proprio Buzz City davanti. L'entusiasmo non dura molto visti i risultati sportivi. Nel 2017 Nike si prende la NBA e a Charlotte vengono mantenute le 3 maglie principali con il solito cambio di nome e aggiunte la City Edition con il Buzz e la prima Classic a riprendere quella della Champion turchese, mentre l'anno dopo viene ripresa quella bianca e la City cambia di poco. Nel 2019 alla Statement viene scritto davanti solo il prefisso del nome, così come la City, che però è di colore grigio. Infine la terza e ultima Classic di colore viola. Nel 2020 le prime 2 Classic vengono modernizzate e diventano le prime 2 maglie ufficiali. Negli ultimi anni solo le City Edition cambiano come da norma, mentre nella stagione appena conclusa la Statement torna ad avere la scritta Hornets al posto di CH. A fine stagione Michael Jordan ha venduto dopo 13 anni di presidenza e senza aver mai superato un turno di playoff. È impossibile non idolatrarlo da giocatore, ma da dirigente mi sento di dire meno male che non c'è più. Almeno adesso Charlotte può tornare a sperare in tempi migliori, cosa che peraltro ha sempre fatto da una ventina di anni a questa parte. Vedremo cosa succederà. Prima di passare ai top e ai flop riguardo alle maglie che abbiamo appena visto, vorrei condividere con voi le maglie degli Hornets che voglio che siano nella mia personale collezione. La prima è con il numero 1, maglia che ho già e non poteva assolutamente mancare, quella di Bugsy Bogues, che come ho già raccontato è un'icona della NBA in generale, essendo stato il più basso giocatore mai entrato in NBA, 1,60 m, che avrà il suo video personale perché di sicuro è una storia pazzesca. L'altra maglia veramente bella è la Alternate degli anni 90. La maglia era la terza, ma il numero è il 2, quello di Larry Johnson, una prima scelta e un giocatore davvero forte che ha rappresentato più di tutti gli anni migliori dei Charlotte Hornets. Poi dovevo avere per forza una maglia dei Bobcats, questa squadra apparsa e scomparsa in una decina d'anni. È una maglia tra l'altro molto difficile da trovare e la mia scelta va su Steven Jackson, non che abbia combinato qualcosa con questa squadra, ma tra i personaggi che sono passati in questa tragica franchigia
quello che meriterà il racconto della sua storia per il tipo di vita che ha vissuto. Ed era comunque un gran bel personaggio. E infine la bianca, uguale alle prime due, ma la Classic Edition della Nike, indossata da Kemba Walker. L'ultimo giocatore che ha dato una vera speranza a questa squadra fino ad adesso, e se anche non è riuscito a portarla avanti, ha indossato una maglietta davvero bella. Eccoci ai top e ai flop delle maglie dei Charlotte Hornets, secondo me. Sul gradino più basso del podio, delle più brutte, c'è per la prima volta un ex equo pari merito. Le due maglie della starter che è subentrata a Champion. Questo perché hanno provato a migliorare delle maglie perfette. Non si può fare. E il risultato infatti è stato negativo. È quasi più un rimprovero da parte mia che il pensiero della maglia brutta in sé. Discorso contrario per invece terzo gradino delle migliori. Nike ha fatto veramente un ottimo lavoro. Non ha provato a modificarle. L'ha rifatte praticamente uguali. Ha solo ispessito le righe verticali, rendendola davvero molto bella, con il rischio anche di migliorarla. Personalmente è difficile pensare che possa essere migliorata quella della Champion, ma davvero non siamo così lontani. Complimenti alla Nike. Al secondo posto tra le più brutte ho pescato a caso nel mazzo dei Bobcats, perché non so che cosa avessero in quel periodo, che energia negativa ci fosse, ma pure Adidas, che ha fatto delle belle maglie per altre squadre, veramente non ci azzeccava proprio. Ho preso una di quelle racing, va bene il richiamo al circuito cittadino, ma quei colori messi assieme, quelle bandiere a scacchi ai lati, lì sui fianchi, non mi capacito di certe scelte. Adidas qua delude proprio. Secondo posto, Champion, Alterne 94, viola. Tutto completamente azzeccato. Hanno fatto questa maglietta, dopo le altre due hanno trovato il colore perfetto, ma hanno trovato veramente quello giusto. Da vedere, è uno spettacolo. Ed eccoci ai primi posti. Il primo degli ultimi è la prima maglia dei Bobcats firmata Reebok. In pratica hanno preso la scritta, l'hanno messa minuscola davanti, hanno preso una maglietta bianca e gliel'hanno stampato sopra. Con una nuova franchigia ci si aspetta sempre qualche cosa di particolare, come lo è stato per gli Hornets di 15 anni prima, tra l'altro. Forse Reebok non aveva tempo di fare le magliette in quel periodo. Una maglietta non pensata e infatti venuta completamente male. Senza arte né parte praticamente. E poi, che ve lo dico a fare? Champion ha sfondato la porta dell'NBA con questa maglietta e con le magliette di questa squadra. Niente da dire, una delle più iconiche, una delle più memorabili. L'invenzione del Pine Stripes è stata sfruttata al 100%. Quindi, bellissima. Era la mia idea. Come sempre, vi invito a dire la vostra nei commenti qua sotto. Questa era la strana e intricata storia di una squadra non vincente, ma che ha comunque regalato un sacco di emozioni, per motivi diversi. Come ho detto all'inizio, ora tocca a voi per arrivare ai 600 iscritti e poter parlare dei Chicago Bulls, che è una squadra abbastanza interessante, devo dire. Quindi, nell'attesa, vi rimando alla prossima storia da collezione.